Messina in onda, senti che gira, da una stanza a lungomare fino in cima, le nostre voci. Vabbè, ce l'hai. Questo non è trap. Questa è classica. Questo pure? Quale hanno usato? Questo no. Quale hanno usato prima? Che tasto hanno questo. Quello qua. Questo? No. Questo? No. Questo? A destra? Quello là verde, questo. Questa Quello hanno trap hanno usato. usato. No, questa è. questo non è no, trap. questa è quella col cane, fra. Ah, No, sì. non è Dai, quella col iniziamo. cane. Ok, vai. Allora, ho uno questo, siamo i primi due. Va bene. Ok, Anche questo qua. esatto. Vai. Si può iniziare? Già iniziamo. Io nelle intro faccio schifo. Benvenuti a Messina in Onda, il vostro podcast preferito. Let's No, go. vabbè, rifacciamolo allora. Vai, parla. Benvenuti a Messina in Onda, il vostro podcast preferito. Abbiamo qui con noi Free Warriors. E Lele. bella ragazzi. Allora, che fate nella vita, ragazzi? Già cominciamo. Bella domanda. Una domanda bella Dico, perché profonda. siete qua? Insomma, Io ero fuori a farmi una passeggiata, mi hanno rapito due persone, mi hanno detto fai un Tipo a caso. No. Allora, sono qua perché loro fanno parte di una crew, di un gruppo. Un gruppo, sì. Si chiama Stretto Cypher. Si raduna al municipio e fanno principalmente rap, freestyle, ma non solo. No, non solo. Abbiamo fatto anche diversi eventi, abbiamo dato possibilità ad emergenti e non di farsi notare anche con i propri brani, quindi non solo freestyle. Ma chi è il capo di questo gruppo? Allora, Qua domanda è un boss. interessante. Un Qua boss. richiede un pochetto pure il tuo aiuto. Allora, diciamo dire il capo, non lo so, un po' brutto. Perché, Sì. allora, diciamo, possiamo dire che allora, il muretto è stato creato grazie appunto a due nostri amici, ovvero Resla e Dani Sosa, Grande shout out per loro. esatto, che andavano al Bonsai prima, che appunto si svolge a Milazzo. Sono i muretti di Milano. Esatto, e giustamente hanno chiesto a Flusso se potevano farlo qui a Messina Centro, perché magari non tutti hanno la possibilità di andare a Milazzo perché minorenni senza macchina o altre problematiche. Sì. E loro hanno detto proviamo a farlo a Messina Centro, magari appunto becchiamo ragazzini, ragazzi, più una fetta di pubblico, Proviamo. e quindi è nato. Voi come vi siete avvicinati a questa realtà? Allora, personalmente in realtà è in un modo molto stupido perché ho avuto la grande fortuna di essere il vicino di casa di uno dei fondatori di Resla. E io già lo seguivo quando ero un bambino praticamente, no? I suoi primi pezzi, sempre stato super appassionato al rap poi. Poi con l'avanzare dell'età ho visto che cos'era il freestyle, mi è piaciuto, ho detto wow che figata, perché non c'è pure qui? E lui è comparso come per magia, no? Ho detto momento ok, giusto. boom, freestyle a Messina, vieni qua. E quindi è stato un piacere per me poi andare al municipio, incontrare gli altri ragazzi. Poi è stato pure stupendo perché, almeno nel mio caso, io sono partito come una persona a cui piace il rap e a cui piace il freestyle, che non conosceva altre persone con queste passioni nella città. E lo Stretto Cypher ci ha fatto unire tutti quanti, cioè ho incontrato un sacco di gente, io non pensavo ci fossero così tanti artisti legati a questo settore qua a Messina, assurdo. Esatto. Siete parecchi, tu? Allora, io ho cominciato. Allora, il mio primo approccio col rap è stato casomai tramite rapper come Mischilla, Fabi Fibra, che li ascoltavo appunto da ragazzino. Il rap o il freestyle io l'ho cominciato a praticare nel 2016. Perché appunto vedendo video e altre cose mi sono detto ma quasi quasi ci voglio provare, perché all'epoca avevo tanta rabbia, cioè non avevo una valvola di sfogo. E quindi ho iniziato a provarci, solo che appunto a Messina una realtà non c'era ai tempi. Lo facevi a casa? Lo facevo a casa in cameretta. Mamma mia, quanti pomeriggi persi. Esatto. Praticamente computer, beat e dicevo le peggio cavolate. E fatto sta che questa storia dura dal 2016 al 2024. Quindi qua è Ne hai fatto di gara. esatto. E lo stretto appunto era nato già che era maggio. E un mio amico mi ha detto guarda c'è questa realtà al municipio, perché non vai, dato che appunto fai freestyle sempre da solo, conosci al massimo due tuoi amici che lo fanno appunto. E io gli ho detto ma ci devo pensare, perché essendo un ragazzo molto timido prima che appunto trovavo il coraggio di buttarmi Di approcciarsi, esatto, in un luogo che non conoscevo e con persone che non conoscevo, diciamo ho avuto un po' il mio tempo.
Infatti, nonostante lo stretto sia nato a maggio, io il primo muretto che ho fatto è stato al fine luglio. Quindi già appunto lo stretto aveva 2 mesi, io mi sono buttato a fine luglio perché il coraggio mi è arrivato a fine luglio. Che gruppo hai trovato? Cioè, nel senso... Una famiglia, cioè proprio letteralmente una famiglia. E infatti mi ricordo una delle prime opinioni che ho avuto in testa, ma tutte queste persone da dove caspita escono? Compreso lui. Noi ci siamo conosciuti tramite lo stretto Cypher. Noi ci siamo conosciuti allo stretto. Io infatti prima dello stretto conoscevo un mio amico e un altro ragazzo. Basta. Fine. E quindi dicevo, ma è possibile siamo io, mamma e tu proprio cioè, a fare appunto solo questa disciplina? E appunto allo stretto già 30-40 ragazzi che lo facevano, wow. Che C'è poi parecchio. ne vorrei approfittare per dire una cosa. Come noi abbiamo avuto questa paura, diciamo, nell'approcciarsi a un ambiente nuovo, sconosciuto, e ci sta perché si ha sempre paura dell'ignoto, no? Io vorrei dire in particolare a tutti i ragazzi che magari hanno questa paura e se la vivono male, dicono ma io non sono capace, faccio una figuraccia, ma è una paura che ti scompare appena fai il primo Cypher. Assolutamente. Infatti l'ultimo muretto mi è piaciuto perché ci sono stati 2 o 3 ragazzi nuovi che avevano questa paura e noi siamo i primi a dirvi ragazzi Esatto. mettetevi pure voi nel mezzo, anche noi spariamo cavolate. Che poi una lancia a favore che posso appunto lanciare a questi ragazzi. Uno direbbe, tu l'hai fatto in cameretta per quasi 9 anni, quindi sei andato lì che eri già il più esperto? Assolutamente no, perché giustamente approcciarmi a una battle contro una persona oppure a fare un Cambia cypher tutto. cambia. Infatti sembrava un novellino, nonostante appunto il background che mi porto dietro. E quindi pure al ragazzino che comincia per la prima volta con noi, ma viene assolutamente, non è che appunto fai un crimine se sbagli pure appunto un flow o una quartina, quindi assolutamente. Non hai idea. Perché di solito le persone volevano sempre essere al comfort zone, non Sì. volevano uscire tipo fuori, perché all'inizio è sempre difficile a stare una cosa nuova, ovunque, non solo freestyling, rap. È normale. Sì, quindi per iniziare ci vuole magari delle persone come voi per aiutarli, per dirgli raga, Certo. andate, parlate, c'è un gruppo che, come lui ha detto, una famiglia Alla che, fine- che diventa alla fine una famiglia, non solo un gruppo per freestyle o rap Infatti, cioè, non è che siamo solamente amici di freestyle, cioè tra un po' siamo quasi appunto parenti, sto sempre a casa Sì, sua. noi usciamo, cioè, sì, esatto, appunto. usciamo. E infatti questa è la cosa che io ho detto, è più di un gruppo, è una famiglia. C'è veramente un vicina. supporto reciproco che è di un livello tale che ti permette poi veramente di stare tranquillo su tutto quello che dici o quello che fai, perché sai che comunque non sei giudicato da nessuno. Cioè, perché ti dovrei giudicare? Anzi, Questo è io, importante. io ti apprezzo perché stai dimostrando un pezzo di te a noi. È completamente diversa la cosa. Un ragazzo che magari è a casa, ok? Gli piace il rap, però diciamo come tutti all'inizio non se la sente, magari non... come fa a migliorare? Cioè, che consiglio gli dareste? Qual è questo allenamento che... Riguardo il anche il freestyle? Fare freestyle. Allora, in realtà ci sono vari modi per allenarsi. Il primo, quello più scontato, è mettere una base sul computer e tu sbagli a macchinetta, praticamente spari tutte le cose che ti vengono in testa senza neanche pensarle. Esatto. Poi in realtà ci sono alcuni video che sono fatti proprio per l'allenamento del freestyle, dove ti cambiano base ogni tot di tempo, ti danno un argomento, ti fanno delle domande in cui tu devi rispondere il freestyle, ti dà la rima con cui devi finire le quartine. Ci sono diversi modi, però comunque io sono del parere che l'allenamento migliore è quello fatto davanti a una persona, perché la macchina ti può aiutare fino a un certo punto alla fine. Infatti, tipo, un modo che, cioè, io ho imparato a stare sulla base guardando tanti video di battle, ma anche stesso pure le canzoni stesse. Se le ascolti e dici ok, lui chiude la rima su questo punto del beat, allora giustamente poi il cervello un po' ti fa capire appunto la tempistica, i 4 quarti. Quindi pure questo potrebbe essere un allenamento, però come diceva Lele, meglio venire, provare. Poi casomai se becchi persone come noi che ormai lo facciamo da un po' di anni, ti diamo consigli e piano piano cresci. Non hai idea di quanti ragazzi che sono venuti allo stretto Cypher, che sono arrivati che non sapevano chiudere una quartina, non sapevano andare a tempo, e adesso ti chiudono la quartina e magari ti fanno pure una... Ma non si dice, ragazzi. Ricordiamo che questo progetto è sponsorizzato dai Solidary Corps dell'Unione Europea.
Ringraziamo anche il Caffè Letterario che ci sta ospitando Grazie, questa sera. Grazie mille. Quindi io vi vorrei mettere subito alla prova e mettere un beat per far vedere, ragazzi, perché parliamo, ok, voi potete diventare Facciamo bravi, ok, voi potete migliorare, però vediamo quello che sappiamo fare. Ok, Li allora, mettiamo un po' alla Andiamo. prova e poi Andiamo. continuiamo con allora, l'intervista. vogliamo fare libero o scegliamo una modalità? Come vogliamo fare? Cioè, abbiamo una Beh, modalità per fare vedere proprio che improvvisiamo, che Esatto. il freestyle è improvvisato. Ok, allora facciamo che vi faccio delle domande. Ok, Ok. va bene. E noi mi rispondiamo- rispondete e noi a caso rispondiamo in in rima. freestyle, Ok. Ok. Diciamo in gergo tecnico si chiama kickback, ovvero Kickback. appunto domanda e risposta. Quindi Sempre in freestyle con la rima che deve essere chiusa. Ricorda Karim, kickback. Speriamo che non c'è troppo rinculo. e per far sì che essendo appunto più autentico ce le fai tu, perché casomai se io gliela facessi a lui uno dice vabbè l'hanno fatto Te la prima. sono preparata. Esatto. No, infatti ora devo pensare un attimino alle domande. Va bene, mettiamo una base. Mettiamo una base? Vai. Vai. Vabbè, io andrei pure io in freestyle, va. Sì, assolutamente. Puoi chiederci Vai. la qualunque. A chi gliela fai per primo? Esatto, scegli tu. A chi la vuoi fare prima? Me? Iniziamo con te. Vabbè. Sei più vicino a me? Ci Va sta. bene. Ok. Va bene, per il tempo come funziona? Te lo chiamiamo noi. Vai. Ok, a te l'onore. Vero. Come fa? Fa 3, 2, 1, tempo. Cosa fai la prima cosa nella mattina? Svegliarmi onestamente, poi il sole splende e poi penso cosa faccio oggi, penso al presente. Che supereroe saresti? Non lo so. Quello che preferisci. Ah, tu non capisci. Sono il supereroe che vola negli altissimi. Chi è il tuo rapper preferito? È il Madman perché è il mio mito, faccio incastri come lui e se non c'era Madman per me erano tempi bui. Arancino o arancina? Non lo so, a me non piace questa rima. Ci Messina. metti una X. Messina, lo dice pure Momo sul beat. Ti piace Messina? Assolutamente è la mia città e lo dico con la rima. Ogni volta questa rima spacca, vengo da Messina e rappo per rappresentarla. Ti piace andare a mare? A voglia, compare. Non sai quante volte ci vado d'estate. E Cosa- anche per farmi il bagno, non solamente per guardare. Cosa rappresenta lo stretto nella tua vita? Tutto quanto in rima, questa rima ti piglia, lo stretto è perfetto perché è la mia famiglia. Cosa fai quando esci? Non lo so, ma mi prendono a pesci in faccia. Però sono comunque felice, li metto sopra la focaccia. Cos'è per te lo stretto? Di nuovo a me sta domanda, c'hai un difetto? Vedi sopra il beat, secondo me sei un robottino perché con la domanda hai fatto un repeat. Per il dolce, granita o gelato? Non lo so, mangio tutto quanto e poi l'ho vomitato. Perché ho mangiato troppo e mi sono saziato. Che mangerai stasera? Un taguantera. Le rime le scogito, non mangio niente stasera perché purtroppo sono un povero. Il tuo cocktail preferito? Dammi 2 minuti al bar e dopo te lo dico. Bevo tutto quanto, te lo giuro, lascio niente sopra il banco. Ci sta, bello, mi piace. Poi ne facciamo un'altra modalità, ragazzi. Vi do Assolutamente. qualche Vuoi fare argomento un'altra? perché vi voglio Assolutamente. fare esprimere. Assolutamente. Allora, intanto vi volevo chiedere, voi fate principalmente freestyle o anche canzoni? So che c'è una differenza fra fare il rapper e il... Vuoi dire tu prima? Allora, io faccio entrambi, ma come lui. E c'è una differenza abissale, perché l'approccio che io ho col freestyle non è ovviamente uguale con i testi, con Con la le canzoni. scrittura. Però il freestyle mi aiuta tanto dal punto di vista dei flow. Perché quando ho una base dove voglio scriverci sopra, prima vado in freestyle per scegliere appunto le metriche, i flow e magari sentire quale parola appunto ha un suono migliore, ecco.
e quindi il freestyle mi aiuta da questo punto di vista. Ovviamente quello che dico nelle canzoni è personale, oppure racconto una mia storia o un qualcosa che mi preme, e freestyle ovviamente è quello che mi viene in testa, a parte gli insulti classici. Sì, diciamo che poi quello che diceva lui del freestyle è un po' la tecnica del finto inglese. Non so se la conoscete, no? No. Me la posso pure fare vedere nel caso. Dai, Cioè, prova. metti una base a caso, no? Ok? E quando si utilizza il finto inglese, si utilizza per cercare la metrica e il flow che vuoi usare in una canzone, no? Per esempio, appena parte la base, te lo dico subito. Io la utilizzavo prima, poi col freestyle l'ho dettata. Poi. Shish. Ok, capito? Questo è il finto inglese, no? È una, diciamo, tecnica che alla mi ha detto un Celentano. amico vecchio. Sì. Poi vabbè, nel mio caso, per quanto riguarda la scrittura, io nasco effettivamente come rapper, ok? Cioè io scrivevo e basta, per necessità sempre. Poi una volta conosciuto il freestyle ho iniziato a praticare un pochetto anche questa disciplina e ho notato che in realtà il freestyle mi ha influenzato abbastanza nella scrittura, perché prima magari era molto più diretta, ok? Ci pensavo poco, ci riflettevo poco, cioè sentivo una rima in testa, io la scrivevo subito, senza neanche pensare potrebbe essere un po' banale, magari non arriva come vorrei. Col freestyle invece diventi più consapevole in un certo senso, anche metricamente parlando. Cioè il processo creativo dello scrivere una canzone, ad esempio, cioè tu Background. qual è il, diciamo, il workflow, no? Tu ti metti un beat sotto, scrivi col beat sotto, pensi a quello che devi dire, perché devi dire qualcosa magari in una canzone, no? È la fusione di un po' tutte. Oppure vai in freestyle pure su quello e poi prendi le parti che ti piacciono di più. Ci sono grandi geni che hanno fatto canzoni incredibili in freestyle, tipo un nome che mi viene in mente è Juice WRLD, ma c'è l'anima sua. Lui faceva tutto in freestyle ed era un mostro, cioè non sapevo come faceva. Tuttora non lo so. Comunque sì, almeno per quanto mi riguarda, per quanto io possa avere un'ispirazione, comunque devo avere una buona base. E non hai idea di quanto tempo perdi per cercarne una che si adegui a quello che senti in quel momento, no? Poi magari c'è la base che ti piace all'inizio, però poi ti cala un pochetto e allora la devi cambiare. Quanti beat scattati? È un po' la fusione di tutto in realtà. Cioè deve guardare tutto, è una magia alla fine. Fare una canzone sicuramente, cioè, può essere complicato, cioè ci sono tanti mondi che devono combaciare, no? Sia la creazione del beat, poi c'è la registrazione, quindi la scrittura, il saperla performare, e anche poi il mastering, penso Sì, dopo il c'è mix è importantissimo. Ma c'è un tema preciso o si parla tipo su tante cose, per esempio? Allora, sulle canzoni dipende, perché puoi essere molto generico, con argomenti che magari non muoiono mai, ok? Tipo l'amore. Tu parli dell'amore, puoi parlare sempre per l'amore, in passato parlavano dell'amore, è un tema che non muore mai, è molto generico, tutti ci possono vedere qualcosa di se stessi all'interno dell'argomento. Però ci possono essere anche dei pezzi molto più introspettivi, ok? Dove magari io ti parlo del mio passato, il mio vissuto, quello che ho imparato, e lì magari la cosa diventa un po' più specifica, più per un pubblico più selettivo, ecco, un pubblico selezionato a quel punto, non è generico. Capito? Qua a Messina, quindi quali sono gli studi dove uno può andare magari a fare un po' di mastering, a registrare? Voi conoscete qualcuno? In realtà noi andiamo dallo stesso. Ah, ok, quindi big... Allora, shout al nostro caro amico, si chiama Igor, che Grande appunto Igor. ha lo studio in Via La Farina, e il palazzo è 171. Studio 171, infatti. Anzi, a proposito, infatti lui Igor, se ci vuoi mandare qualche soldino... Esatto. No, scherziamo, E lui è ovviamente, stato, dico, ben e lui è venga. stato appunto uno delle poche persone che ho conosciuto all'inizio. Lui faceva parte di quei tre che Prima conoscevo dello e stretto. Esatto. Infatti era il mio comfort zone, cioè la mia comfort zone, perché almeno con lui parlavo e facevo rap. E prima Certo, dello stretto salve. registrare da qualcuno comunque devi essere nella comfort zone, Sì, no? e Ti poi deve qua- fare sentire un po' tuo agio. In realtà hai entrambi POV. Di chi lo conosceva prima e di chi l'ha conosciuto tramite lo stretto È Cypher. vero, è vero. Perché l'ho conosciuto tramite lo stretto alla fine. E questa era una di quelle cose che ti dicevo assurde, successe quando ho incontrato così tanta gente. Cioè io non sapevo che ci fosse uno studio qua a Messina, per farti capire. Esatto. La vedevo come una cosa del nord, capito?
Nel backstage ci fanno segni. No, comunque mi è piaciuta moltissimo una serata che ho aiutato anch'io al tempo a organizzare al Fellini, non so se vi ricordate. Io non c'ero. Io non c'ero perché sono Ma venuto... cosa fa? Sì, una serata ho aiutato a fare. Perché Dove appunto era? è stato... Dove ero? Il Dove Fellini era un locale al Duomo, ora hanno cambiato, in cui abbiamo organizzato questo evento dove i rapper, diciamo, di Messina esponevano le proprie canzoni. Quindi Open mic. Sì. no, Quindi che si chiama erano- Open Mic. L'open mic, sì, si dà la possibilità a tutti di fare un proprio pezzo, Per più provare. di uno, e poi il pezzo più apprezzato riceve un premio X, ok? Io non c'ero ma come lui perché appunto è stata una cosa quasi immediata dopo la creazione dello stretto, quindi era periodo di maggio, inizi giugno se non erro. Io stavo male. Esatto, lui stava male. Io essendo entrato allo stretto appunto a fine luglio, me la so bella che è persa, quindi però poi siamo riusciti però in futuro appunto a fare altri eventi. Sì. Uno che mi viene in mente è stato allo Space, dove appunto era una serata in discoteca a tema trap, quindi chi voleva ballare la trap era proprio il posto perfetto. Bellissimo. E noi eravamo in un'altra stanza dove appunto vabbè, lui che fa danno. Noi eravamo No! noi eravamo nell'altra stanza dove appunto eravamo qualche 30 ragazzi che abbiamo fatto i nostri pezzi. Anche di più. Esatto, quindi è stato il nostro primo live. Ma questa modalità secondo me va rifatta, cioè, Sì, perché assolutamente. magari sì, cioè, il freestyle magari ci sta, è una cosa più di community, no? Esatto, Vedersi, esatto. cioè, però magari uno si prepara a casa, dice voglio esporre questo mio pezzo. Giustissimo. No, No, noi bene o male... Rifacciamola, facciamo una Di serata, nuovo, di ragazzi. nuovo. Dai, Karim, organizza. Io sono pronto da ora. E poi è una cosa diversa, cioè nel senso, quando casomai in freestyle fai una rima figa e hai il responso del pubblico che ti gasi sul momento, però quando invece porti un pezzo che magari l'amico tuo canta oppure piace ad altre persone, è una cosa che, non so, ti dà una soddisfazione diversa, perché giustamente... Ti senti ripagato. Esatto, quindi ad esempio quando lui canta, che secondo me, non per fare il lecchino, ma è una Sì, delle sì. penne più belle che abbiamo a Messina, e lo dico da quando l'ho scoperto. Quando canta le sue canzoni che le so a memoria, cioè io mi caso come se fosse tipo appunto Jamie Tights, e quindi sotto al palco lui mi vede, quindi è una cosa appunto diversa che... È bello, Esatto. ti senti appagato, ecco, dopo magari quei pomeriggi che hai speso per una canzone che tu dici ma sono 3 minuti, cioè 3 minuti ti cambiano la vita, lasciano qualcosa sicuramente. Momo, Sì, devo dirti una cosa. dimmi. Io ho finito le domande. Io vi inviterei anche gli altri due nostri ospiti qui, che sono la vecchia guardia Sì. del rap a Messina, per fare un big freestyle tutti insieme, Vai, se loro tutti vogliono. insieme. Assolutamente. Mi piacerebbe. Ovviamente cediamo i nostri posti Sì, da ok. umili mortali. Rilasciamo. ok? Vai, va bene, ci sta. Dai. Come vogliamo Se fare? volete allora a questo punto possiamo fare una moralità molto carina. Oggetti. Voi ci passate degli oggetti e ne facciamo freestyle sull'oggetto. Cioè, o l'oggetti oppure non l'oggetti? Non ho capito. No, loro ci passano degli oggetti, tu devi fare E tu o lo con tiri o non lo loro. tiri? Oggetti o no? Dovremmo passarli qua. Ok. sei Ok, un argomento sì, va faccio bene. una cosa da qua, argomento in caso. Al contrario, al contrario. Non si... Ovviamente l'argomento tanto ce lo vuoi, raga. Esatto.